Si è disputato pochi giorni fa il primo test ufficiale della nuova MotoGP, quello dell'era 850. E com'è andato? Quali sono le prime sensazioni? Adesso le vediamo, però aspettate, perché l'unica cosa che vi chiedo è di iscriversi al canale e attivare le notifiche per non perdere altri video di questo genere, così mi aiutate nel portare più contenuti possibili. In questo video scoviamo tutto quello che è circolato in rete, parleremo anche di quello di cui si è trattato poco che merita un approfondimento sulla nuova era del motomondiale. Infatti, prima di andare a spulciare la roba succolenta, partiamo da un'altra rivoluzione imminente, molto importante. È una notizia che era già circolata in passato, addirittura l'anno scorso, che appena era uscita ne avevamo parlato, ma dopo l'ultimo weekend di Assen è diventato ufficiale. La Moto3 cambia radicalmente dal 2028 perché Yamaha diventerà il fornitore esclusivo del campionato fino al 2033, quindi assisteremo a un monomarca. Il progetto mira a garantire che il talento rimanga il fattore determinante nello sviluppo dei piloti, mantenendo al contempo i più alti standard della competizione. La moto non è ancora stata svelata e verrà mostrata nel 2027 con un programma di comunicazione dettagliato. Il comunicato ufficiale spiega inoltre che il prototipo sviluppato della Yamaha ha l'obiettivo di superare il rapporto peso-potenza delle attuali Moto 3, mantenendo sempre 120 kg come peso massimo, introducendo al contempo una moto di dimensioni più adatte alle caratteristiche fisiche e allo stile di guida della prossima generazione dei piloti. Paolo Pavesio qui ha aggiunto dei dettagli in un'intervista a GP1 dicendo che in poche parole si vuole ridurre i costi, che saranno il 50% in meno, e di facilitare il passaggio alla Moto 2. Quindi cambia il motore, che sarà un bicilindrico compreso tra i 500 e i 700 cm3, ma non di serie. Sarà modificato, infatti è chiarito subito che la moto sarà un prototipo, come abbiamo detto, e non una Yamaha R7 da corsa, che se fosse di serie appunto si avvicinerebbe alla nuova sport bike. Ma è una moto completamente progettata da zero e si vuole evitare quella narrativa. Non sta ancora girando in pista, il motore definitivo è al banco, i primi test sono previsti tra settembre e ottobre, con pre-produzione da luglio del 2027. Non solo la Moto 3, qui si punta a unificare tutto il processo che porta i piloti ad esordire nel mondiale. Dal 2029, infatti, la Moto 3 Junior, quella che fa parte del campionato Moto Junior, l'ex CEV, in poche parole, dovrebbe adottare una versione leggermente meno performante della moto. E l'obiettivo è creare una piattaforma accessibile in Nord America, Sud America e Asia-Pacifico per permettere ai giovani piloti di crescere senza essere costretti a trasferirsi subito in Europa, che eticamente parlando saranno selezionati in base al merito e non al passaporto. Poi, nelle viscere, nel lato che non si vede, conteranno anche dei fattori politici. Quello che a me storce un po' il naso sinceramente è che non vedremo più la Moto 3 di adesso o la 125 del passato. Effettivamente la moto cresce di più, diventerà più grande e avrà più potenza avvicinandosi alle Moto 2. Adesso le Moto 3 sono un bicilindrico 4 tempi da 250 cm3 con 60 cavalli che pesano 150 kg con il pilota incluso, circa, quindi più vicina alle 125 che conoscevamo e che faceva parte del motomondiale come la classe cadetta, quindi moto leggere, tra virgolette. È vero che il livello più vero di un pilota si vede con la Moto 2, perché finché stai in Moto 3, ok, puoi far vedere di essere talentuoso, ma è la classe di mezzo che inizia già ad essere un bel banco di prova. Quindi se si vuole facilitare il salto da Moto 3 a Moto 2 per questioni tecniche di potenza, perché si vuole mantenere una certa linea graduale di passaggio, ok, ci può anche stare, però io sinceramente non avrei messo tutto sullo stesso piano. Sarò magari offuscato anche dalla mia nostalgia o dal fatto che questa categoria è sempre stata per i giovani piccolini che guidano queste moto piccole, però vedremo, finché non lo vedo non dico niente. Sicuramente non sarà una moto R7 come dice Pavesio o una R7K, però ci avviciniamo e credo che con questa nuova Moto 3 potrà essere facilitato il passaggio dalle derivate tipo Super Sport o Sport Bike appunto al nuovo prototipo per entrare nel motomondiale o viceversa per spostarsi dal mondiale alle derivate. Approfondiamo l'annuncio del nuovo patto tra i costruttori e Liberty Media, annunciato a Brno. È chiamato patto della concordia dai media e dal pubblico, l'abbiamo sempre nominato così perché si avvicina a quello che è stato fatto in Formula 1, perché se provate a chiamarlo così con Carmelo Espeleta vi manda a cagare perché non vuole che si chiami così, anche se comunque è simile. In passato Dorna trattava separatamente con team e case, mentre ora i costruttori si sono presentati uniti, riducendo il potere negoziale tradizionale dell'organizzatore, e questo è stato uno dei punti chiave. Poi il tema più discusso dell'intera trattativa, come sapevamo già perché era venuto fuori, è la maggiore condivisione dei ricavi, soprattutto quella dei diritti televisivi.
Secondo motorsport.com poi Liberty non sembra aver concesso una vera percentuale dei ricavi, optando invece per un importo annuale fisso di circa 8 milioni di euro complessivi da distribuire secondo criteri definiti dall'accordo, che inoltre garantisce la presenza di 5 costruttori fino al 2031, quindi ci sarà anche KTM dopo tutti i dubbi economici che sono venuti fuori negli ultimi tempi, ed è una notizia importante, di stabilità. Un tema centrale è il contenuto. MotoGP e Liberty Media vogliono più accesso, più storytelling, più dietro le quinte, più serie YouTube e contenuti prodotti dai team, tipo quello della Ducati che va per la maggiore, ma lo fanno anche degli altri. E quello che vuole Liberty, soprattutto dai team, è di rafforzare la loro comunicazione e il marketing. Qui c'è già un punto che non è facile da trattare, perché sì, Liberty vuole questo dai team, ma le squadre hanno bisogno di soldi e soprattutto di sponsor grossi per investire. A oggi, tranne Red Bull, Monster o Lenovo, di sponsor importanti così non è che ce ne siano in MotoGP. Non è un prodotto appetibile ad oggi per gli sponsor il motomondiale in questo momento, e qui la palla passerà anche a Liberty Media, che deve far risollevare questo magnifico sport. Perché o la MotoGP cresce o fallisce, perché non c'è nessuna via di mezzo, dato che Liberty Media ha fatto i miracoli con la Formula 1 che sembrano i salvatori della patria. Speriamo di sì, perché ci sanno fare e io sono ottimista, ma dovrà capire che qui non siamo con le monoposto e certe cose qui non si possono fare, e alcune però purtroppo le stanno già facendo. Perché la grande audience e i numeri del campionato passano anche da chi c'è in pista, cioè dai piloti, dai personaggi. Ad oggi la MotoGP non ha dei personaggi. Liberty chiede molta roba alle squadre, va bene, ma anche Liberty stessa deve capire come funziona e migliorare la sua organizzazione, perché ora non è che sia al top. Un altro tema molto importante discusso sul contenuto è quello che io ho sempre lamentato spesso, ovvero quella dell'esperienza del video pass della piattaforma che la Dorna, o vabbè Liberty comunque, mette a disposizione sotto un abbonamento. Hanno detto che lo miglioreranno e aumenterà la qualità. Quello che voglio io è che sia più vicino a quello della Formula 1, con un'esperienza immersiva e la possibilità di avere tutti gli onboard a disposizione e controllare molte cose, ma anche siti di terze parti che fanno cose simili. Almeno Liberty mettete gli onboard in HD, perché sembriamo nel 2000, non c'è neanche 720p. Poi ci sono tutte le altre questioni di cui abbiamo già parlato. Avere una MotoGP più vicina alla città e che il circuito non sia sperduto è l'esempio per cui hanno messo l'Experimental Adelaide. Poi eliminare la seconda moto e tenerla solo per le gare, le ore di lavoro dei meccanici e tutto il resto. Per i tifosi, il messaggio che fanno passare, che sembra rassicurante ma che invece ai fatti non sembra, è che la MotoGP non dovrebbe cambiare radicalmente in pista. L'accordo è soprattutto commerciale e organizzativo. La promessa è di mantenere il prodotto sportivo attuale con qualche aggiustamento. Purtroppo resteranno le sprint race, non prendono neanche in considerazione l'idea di farne 5 o 6 come capita in Formula 1. Io non le farei a prescindere, ma se proprio sono indispensabili, fai come in Formula 1, però vabbè. Secondo me 22 weekend sono il massimo e sono già abbastanza, siamo già troppi, perché dobbiamo considerare che ci sono altre 22 partenze, quindi siamo a 44 gare, il livello è troppo alto secondo me. E la frase del direttore sportivo del campionato, Carlos Ezpeleta, al momento dell'annuncio di questo patto, vogliamo trasformare i 22 Gran Premi in 22 Super Bowl, mi fa girare un po' i coglioni, perché appunto ci stiamo spostando verso l'idea dello show, dello spettacolo, del festival, del trasformare questo sport in un evento generale che la gente dice ah, in zona c'è questo, lo vado a vedere, ma viene perché c'è molta roba da fare, non viene perché dice ah, c'è una gara, che è quello che è successo con la Formula 1. La gara, l'azione in pista è la ciliegina sulla torta, è l'ultima cosa che interessa di meno, tra virgolette, perché fuori dalla pista c'è molto altro con cui intrattenersi, quando invece il main event è proprio la gara in sé. Per carità, è giusto che ci sia qualcosa fuori dalla pista, perché io in Formula 1 l'ho vissuta 2 volte questa cosa per girare intorno al parco negli ultimi anni, e ve l'ho anche raccontato in qualche video mentre parlavamo di questa rivoluzione di Liberty Media, cosa che ci sta, è bello, ti diverti, ci sono moltissime cose da fare che ti intrattengono. Però così facendo si arriva a catturare gente che non è così appassionata, non c'è il purista, ma c'è lo spettatore medio che viene ma non gli interessa più di tanto. Ci saranno più occasionali spettatori medi che nuovi spettatori che si appassioneranno veramente. E moto e auto, come sappiamo, sono 2 sport totalmente diversi. Le moto sono più giù alla buona, pane e salame, sono più ruspati, mentre invece l'auto è sempre stata più da ricchi, chic, VIP e più altisonante. Per il resto l'annuncio di questo patto è stato un nulla di fatto, perché sono stati costretti a farlo in vista del test di lunedì, altrimenti la questione sarebbe andata per le lunghe.
che è già stata abbastanza attesa e lo continuerà ad essere. Non hanno detto niente di nuovo, cioè è roba che si sapeva già, perché di fatto hanno solo annunciato la firma che tutti restano. Le altre cose le stanno ancora discutendo e la vera firma su tutti gli altri temi riguardanti i soldi e il resto arriverà più avanti. Pavesio, in un'intervista a Sky a Brno poco dopo l'annuncio, non ha detto niente di nuovo, anche perché forse non può dire più di tanto, ci sta. Ha dichiarato sostanzialmente quello che abbiamo già detto: aumentare il pubblico, 22 gare massimo, essere più vicino alle città, più ricavi per i costruttori, e qui ha aggiunto che tutti i team godranno delle stesse condizioni e che dal 2027 al 2031 non potrà entrare nessun costruttore nuovo per i cazzi suoi, ma se vuole farlo dovrà rilevare un'altra squadra già esistente, tipo come voleva fare CF Moto con KTM, per intenderci. Quindi non aspettiamoci un sesto costruttore in griglia per i prossimi anni, rimarranno 5. I cinesi con CF Moto arriveranno secondo me, ma intanto iniziano con la Superbike a partire dal 2028 mi sembra. E parliamo del test che c'è stato. Ovviamente era abbastanza scontato che uscissero i tempi, qualcuno che spiffera c'è sempre. Chissà chi sarà stato. Provate a ipotizzarlo voi nei commenti. Quello che sappiamo con certezza è che tutti e 5 i costruttori hanno completato il programma previsto. Erano presenti piloti ufficiali e collaudatori. In più sono stati effettuati anche simulazioni di sprint e di gara completa. Pirelli ha definito questo test molto positivo e che lo sviluppo procede secondo i piani. E inoltre ha dichiarato i piloti che c'erano in pista, che avevamo un po' spoilerato da quelli che saltavano fuori, ed erano Marc Marquez e Fermin Aldeguer per la Ducati, Bezzecchi e Raul Fernandez per Aprilia, Luca Marini e Joan Mir per la Honda, Toprak e Augusto Fernandez Yamaha e infine Pedro Acosta, Dani Pedrosa e Pol Espargaró in KTM. Questo non l'ha detto Pirelli, ma le gomme portate erano molto ampie. Dovrebbero esserci state all'anteriore 3 morbide, 2 medie, una rain e, attenzione, una intermedia. E al posteriore circa uguale, ma la particolarità è la gomma intermedia e nelle condizioni di misto potrebbe rivelarsi interessante. Il test, come sappiamo, era a porte chiuse, senza giornalisti, live timing e classifiche. E perché tutto questo segreto? Quello che è emerso è perché Michelin è ancora il fornitore ufficiale fino al termine del 2026 e non voleva che venissero diffuse immagini pubbliche delle MotoGP equipaggiate con gomme Pirelli prima della scadenza del contratto. Michelin con Taramasso chiaramente ha detto di no, che non è così, ma che la decisione è stata resa di comune accordo con l'organizzatore, l'IRTA e l'MSMA, di buon senso. E la stessa cosa succede in Superbike, dato che si invertono. Michelin dall'anno prossimo andrà nelle derivate e i test di quest'anno saranno a porte chiuse. Poi ovviamente Michelin non ci viene a dire sì, è stato così, abbiamo detto di no, però chiaramente avrà messo un veto su questa cosa e voleva che si facesse così, dato che i contratti vanno rispettati fino alla fine. Vabbè dai, passiamo alla pista, che è quello che ci interessa. Da quello che sembra, Bezzecchi è girato più forte di tutti in 1.53.9 davanti a Raul Fernandez, che ha fatto circa lo stesso tempo, girando in 53.9 pure lui. Alle spalle del duo Aprilia c'è Fermin Aldeguer terzo, a 1 decimo di distacco, mentre Toprak con la Yamaha quarto a 13, poi Acosta quinto e Marc Marquez sesto, che è anche incappato in una caduta nella mattinata e sembra che nel pomeriggio non abbia girato. Il test era a porte chiuse, tutto quello che volete, ma qualcosa è venuto fuori anche a livello visivo. C'è chi ha ripreso Marc Marquez a terra mentre si stava rialzando dopo la caduta. E anche, sempre dallo stesso autore, il sound delle varie moto che passano. Speedweek è riuscito a scattare qualche foto alle moto e la riduzione dell'aerodinamica si vede. Ci sono le ali anteriori meno sviluppate, le appendici laterali sulle carene sono semplificate e sono meno ingombranti della roba che c'è adesso, meno male. Anche se sul codone a me non piacciono le ali che ci sono, qui secondo me siamo ancora un po' troppo sul livello delle moto di oggi, però vabbè. La riduzione aerodinamica sembra esserci. Guardate questa foto della Yamaha di Toprak. Sembra o no una moto più normale, normodotata, più bella, più da corsa rispetto a sti bolidi sicuramente di adesso? Chapeau agli ingegneri che hanno fatto un grandissimo lavoro, però sono tutt'altro che delle moto da corsa.
Però sì, questa prima sensazione mi sembra buona, soprattutto davanti, come avevamo già visto con la Ducati di Pirro, senza vedere degli aerei. Meno aerodinamica c'è, meglio è. Da quello che si dice, in alcuni casi c'erano i prototipi delle moto 850 che debutteranno il prossimo anno, mentre altre erano moto 1000 adattate per simulare la configurazione delle 850, quindi erano depotenziate o modificate. Significa che non tutte le case erano allo stesso punto dello sviluppo. Quindi confrontare i tempi tra i vari costruttori non ha senso, perché c'era chi girava con la vera 850 e chi con la 1000 modificata. E anche perché, non essendoci un sistema ufficiale di cronometraggio, o c'è chi ha spifferato i tempi che abbiamo detto, oppure c'è chi li ha presi manualmente col telefono col cronometro. Ma l'obiettivo principale di Pirelli era quello di raccogliere i dati, non per vedere i tempi. Questi sono l'ultima cosa da vedere, ma forse neanche. Emerge anche il fatto che Pirelli abbia mantenuto il suo DNA della gomma, più morbida, più neutra, diversa dalle Michelin e con tanto grip al posteriore. Però c'è un tema, un'indiscrezione che sono venuto a sapere che vi riporto, che riguarda proprio le gomme. Sembra che in questo primo test i piloti abbiano lamentato dei problemi di durata e calo gomma, soprattutto all'anteriore, quindi in poche parole che la gomma dura poco e che si usura molto facilmente, che non arrivi a fine gara, dura massimo una sprint race a quanto sembra. Questo è quello che sono venuto a sapere. Chiaramente è solo il primo test e ci sta avere pochi dati, perché questo qua è stato proprio il primo test ufficiale, gli altri sono stati solamente privati e quindi vari problemini vanno sistemati, ma Pirelli migliorerà questo difetto e si arriverà al prossimo test e all'inizio della stagione a posto. Però questo è stato un piccolo problema che è venuto fuori con la giornata e quasi nessuno ne ha parlato. Quello che possiamo dire è che con gli 850 le Pirelli sembrano già abbastanza competitive, più naturali da guidare e potenzialmente più spettacolari, ma le gomme devono ancora essere adattate alla tecnica delle MotoGP. E saranno soprattutto le gomme a fare la differenza, perché poi quelle sono la base da cui parte tutta la moto e fanno una gran differenza sulla competitività. Augusto Fernandez dopo Assen ha detto che si sente la potenza inferiore, anche se non utilizzano adesso tutta quella disponibile, ma le moto saranno più divertenti da guidare, che appunto con meno aerodinamica il pilota potrà tornare a fare di più la differenza e che ci saranno più contatti controllati, perché oggi quando si toccano, da come ha detto, gli impatti sono molto più violenti e si rischia di fare grossi danni, visto che è difficile fermare la moto. Con queste moto potranno guidare più al limite, ma in modo più controllato. I prossimi due test che ci saranno con le MotoGP 850 ufficiali ma sempre privati, perché non ci saranno giornalisti, fotografi, lifetime, ma poi vabbè tutto più o meno uscirà con varie indiscrezioni. Ci saranno il 21 settembre al Red Bull Ring e il 1 dicembre a Valencia, quando la stagione finirà. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, nei commenti sulla nuova era del motomondiale, perché abbiamo visto tutto, la pista e il fuoripista, in cui soprattutto lì ci sarà da lavorare. Iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdere altri contenuti, così ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!